Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Se di buona domenica si può parlare, vista la nottata turbolenta che abbiamo vissuto tutti noi, tifosi del Napoli, dopo il match di ieri contro il Torino, c'è già chi ha esonerato l'allenatore, chi vorrebbe qualcun altro sulla panchina, chi vuole un calcio più spettacolare e più propositivo, ma dobbiamo andarci con calma e analizzare ciò che sta facendo il Napoli in questa stagione, perché non è solo il match di ieri, ma ci sono situazioni dove bisogna assolutamente rivedere qualcosina e aggiustare il tiro. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta e sempre se volete attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Detto questo, Conte in conferenza stampa ha parlato, eravamo delle ballerine nel primo tempo, è mancata cattiveria, eccetera, eccetera. Per sommi capi posso anche essere d'accordo, ma dobbiamo realizzare che dal punto di vista tattico serve sicuramente un altro Napoli per mettere in difficoltà chiunque, perché non parliamo di una squadra ieri affrontata che si può paragonare a un Manchester City, a una grande d'Europa, a una grande in Italia, è affrontato un modesto Torino che però facendo cose elementari e nel modo giusto ti ha bloccato praticamente tutta la situazione offensiva e ci arriviamo con la lavagna qui dietro. Abbiamo sempre decantato questa situazione e mettiamo gli esterni d'attacco e facciamo un 4-3 puro, mettiamolo in condizione di saltare l'uomo, Noah Lang, Neres, lo stesso ovviamente Politano che ieri è partito dalla panchina, però se dal punto di vista delle richieste a questi calciatori non si creano le condizioni per andarci nell'uno contro uno, allora serve a ben poco schierare esterni che fanno ovviamente del dribbling e dell'affrontare il diretto avversario faccia a faccia il proprio punto di forza. Perché dico questo? Perché se noi partiamo con un Neres qui c'è Di Lorenzo, qui al limite ci mettiamo Anghissà e qui c'è la punta. Fondamentale la punta in questo frangente, noi portiamo palla dalla nostra metà campo. Se qui scarichiamo su Neres e Neres ha il diretto avversario ed è spalle alla porta, Neres pur che si gira e punta questo calciatore del Toro nell'uno contro uno si troverà l'altro difensore qui, quindi è una situazione di uno contro uno che va a creare una mezza o forse nessuna superiorità numerica perché avresti comunque un altro avversario da affrontare. L'uno contro uno lo devi portare più avanti al limite su questo di avversario, ovviamente calciatore del Torino in questo caso, per poter far sì che lo salti e vai a creare pericolosità nell'area avversaria. Stessa cosa anche a sinistra, quando tu non puoi scaricare qui diventa fondamentale il gioco di sponda che Conte fa con la punta, perché se tu dai la palla qui alla punta, la punta può smistare qui per il centrocampista che sale, palla a sinistra e qui si crea ovviamente una situazione di pericolo perché hai creato densità di tuoi e di calciatori avversari in questa zona del campo. Se la punta in questione non riesce nemmeno a fare una sponda, cosa che è successo ieri sera, al di là che si possa dire Lucca ha avuto pochi palloni giocabili, eccetera, eccetera, nel calcio di Conte i palloni giocabili non voglio dire che sono contati, ma sono pesati e quindi se hai tre occasioni, due le devi far bene, ne puoi sbagliare una, così come il, la situazione di Olivera, tu sei qui e devi cercare di fare un tap in per mandare la palla in rete. La palla arriva da qui c'è Di Lorenzo, qua c'è Luca, la palla arriva da qui, sei solo completamente in area di rigore, ci vai con il sinistro. Ci vai con il sinistro quando dovevi andarci di destro. Siamo d'accordo che non è il tuo piede, siamo d'accordo che ti senti insicuro per quanto riguarda il destro, ma dovevi andarci per forza con il piede destro, perché di sinistro, nemmeno facendo virtuosismi e snodandoti, avresti potuto buttare dentro quel pallone al di là del bagaglio tecnico del singolo calciatore. Quindi non si è assolutamente sul pezzo mentalmente e tatticamente bisogna aggiustare il tiro perché come ho detto la situazione della punta funziona, è una cosa che funziona, ma quando hai la punta che
diciamo dal punto di vista dell'appoggio è molto preciso, perché se Credenzi dà in questa zona come hai fatto anche l'anno scorso e la squadra avversaria ti viene a prendere uno contro uno, e vediamo anche questa di situazione tra poco sulla lavagna, la punta deve appoggiare qui per il centrocampista che arriva, che può essere lo stesso Anghissà che partecipa ovviamente a questa densità, smissi da quest'altra parte e arrivi ad essere pericoloso, perché si crea una situazione comunque di campo tra virgolette aperto sulla sinistra. Quanti gol abbiamo fatto l'anno scorso così, e quante situazioni pericolose abbiamo creato anche quest'anno così. Il punto è che se non funzionano determinate condizioni in campo, e allora il Napoli fa fatica, perché è come se non avesse un piano B dal punto di vista offensivo. Voglio togliere anche il non ha, è come se non avesse, non ha un piano B offensivo, e questa è, diciamo, la mia prima preoccupazione, per il semplice fatto che devi buttarla dentro per vincere le partite, al di là di una condizione difensiva dove ci devo mettere però l'assenza di Rachmani e Buongiorno. Siamo d'accordo che abbiamo fatto mercato, il Napoli ha speso tanti soldi, però ovviamente la coppia centrale, sempre Rachmani e Buongiorno e Beukema Juan Jesus, comunque sono due difensori chiamati a sostituire i due centrali. Siamo d'accordo che ieri, così come abbiamo detto in live, contro il Torino avresti dovuto vincere o giocarti la partita come si deve, anche con le seconde linee che hanno fatto molto ma molto male. Prendiamo ovviamente la prestazione di Gilmour, l'infortunio sul gol, il passaggio all'indietro, lo vado anche a mettere un tantino da parte, però non c'è stato quel giro palla, non c'è stata quella cattiveria nel voler andare a prendere l'avversario, e non c'è stata, cosa fondamentale, e qui ci soffermiamo un attimo, la reazione che abbiamo sempre visto nel Napoli, soprattutto di quest'anno. Vai sotto, ma il Napoli poi reagisce, si mette in testa di dover ribaltare il risultato a tutti i costi, e lo fa anche con azioni magari rocambolesche. Al 90esimo porti a casa i 3 punti. Ieri però la reazione non c'è stata, perché tatticamente il Torino ti ha messo i bastoni tra le ruote. È molto semplice andare a trovare le contromisure per come vuoi attaccare nella situazione che vuoi creare densità. Basta che la squadra avversaria non supera questa linea, o magari sta giusto a ridosso della linea di centrocampo, senza venirti a prendere alto, e quindi non hai una linea di pressione da superare, sei già qui uomo su uomo, ed hai tutti i calciatori che vengono a marcarti. Diventano fondamentali i duelli. Lo sono sempre stati fondamentali i duelli nel calcio di Conte, però se poi li perdi tutti quanti, palla a Neres e Neres viene sovrastato dal punto di vista del duello con il diretto avversario, se dai la palla a Lucca e Lucca non fa una sponda perché viene ovviamente deriso tra virgolette dalla difesa avversaria, se lanci il pallone a sinistra, Spinazzola fa un grandissimo stop, poi si dimentica la palla e preda del portiere, azione che poteva comunque portare al gol del Napoli. Mettiamoci tutto questo in un calderone, senza andare a fare dobbiamo trovare un altro allenatore, ne ho letti di tutti i colori sui social, e non va bene. Non va bene, perché comunque abbiamo una partita ogni 3 giorni, c'è diciamo una fase di questa stagione molto ma molto delicata, e dobbiamo uscirne. Ne usciremo assolutamente insieme, sperando che però il mister, con tutte le responsabilità del caso, perché poi per la rosa che hai, la panchina che hai, diciamo che prestazioni del genere, al di là del risultato, non dovrebbero esistere, e quindi esame di coscienza per chi è sceso in campo ieri, contro il Torino, perché o ci si applica al 2000%, soprattutto nel calcio di Conte, che prevede a livello matematico la creazione di occasioni nitide da rete, così come era quella di Olivera, così come era quella di Di Lorenzo nel primo tempo, così come erano 2 occasioni da sinistra, Elmas e De Bruyne, stessa mattonella, quella palla arriva in area di rigore, devi buttarla dentro o quantomeno prendere lo specchio della porta. Non esiste non prendere lo specchio della porta da calciatori che comunque hanno sempre visto, diciamo, lo specchio, l'hanno sempre buttata dentro, hanno fatto tanti gol, piedi
da invidiare a tantissimi calciatori. In Serie A parliamo di Elmas, parliamo di De Bruyne, e quindi ecco che arriva la delusione, arrivano queste situazioni e queste incognite che poi troveranno sicuramente risposta nelle partite che arriveranno, e mi auguro che il Napoli riesca ad uscirsene dal punto di vista tattico da questa situazione e trovare qualcosa di diverso. Lucca, e concludo, siamo stati pazienti finora sul canale, pochi canali, non voglio assolutamente fare il grande perché non è nel mio costume, però pochi canali come il mio e pochi altri sono stati pazienti finora con Lucca, altri l'hanno già bocciato nel precampionato, no, ma Lucca abbiamo fatto un acquisto sbagliato, troppi soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci siamo andati con i piedi di piombo, ma vista la prestazione di ieri e l'occasione che si aveva in una partita del genere con un avversario abbordabile, e dire poco, il Torino ovviamente di quest'anno, visto che hai perso fisicamente tutti i duelli contro la difesa avversaria e nessuna sponda è andata in porto, non arrivano cross decenti, consideriamo quest'ultima situazione e poi vi lascio senza farvi una testa così dal punto di vista tattico. Se io arrivo al cross sia qui che qui, ma il cross arriva o molto lento o arriva così a rientrare, non andiamo da nessuna parte, anche perché Lucca poche volte si è trovato sul dischetto dell'area di rigore, quindi o aspettiamo il movimento dell'attaccante cercando di costruire più verso il fondo del campo e ovviamente attaccando con centrocampisti alla punta l'area di rigore, o altrimenti quelle palle a rientrare, quei cross diciamo a palombella come si suol dire in mezzo all'area, non servono praticamente a niente. Vai a cercare una spizzata, quella sorta di confusione che si può creare per poi arrivare ad un tap-in per buttarla dentro, ma una volta ti va bene, 10 no. Non è una condizione che può portarti ad avere quella certezza di essere pericoloso in area di rigore. Tant'è vero che hai creato dal punto di vista pulito pochissime occasioni, e quelle che hai creato te le sei mangiate. Il Torino butta dentro uno dei pochissimi palloni giocabili, perché poi non possiamo nemmeno dire che hai sofferto il Torino dal punto di vista offensivo, no, perché il Napoli comunque con questo possesso palla, e qui mi rifaccio alla conferenza stampa post partita di mister Antonio Conte, abbiamo il maggior possesso palla in Serie A, eccetera, eccetera, ma in fase di concretizzazione siamo 14esimi, il possesso palla è fine a se stesso, l'abbiamo visto anche con Sarri, senza che andiamo poi a dire no, ma noi ma piglia Sarri, benissimo. Prendiamo Sarri, ma dal punto di vista dei calciatori, hai i calciatori giusti per poter fare quello che era, non succederà più. Sarri è stato molto ma molto chiaro, quel Napoli non è stato esportato da nessuna parte poi nel futuro della carriera dell'allenatore. Ecco perché dal punto di vista del calcio giocato e far correre il pallone in maniera veloce devi avere in primis idee molto chiare, punto secondo calciatori che possano farlo, serve un calcio a un solo tocco quasi, e ieri per stoppare una palla ci volevano 3, 4, 5 tocchi per poi pensare cosa fare, la scelta eccetera, siamo in ritardo in alcune situazioni, senza che ci nascondiamo, ma non sono qui, è lungi da me e sul canale dire esoneriamo l'allenatore, prendiamone un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo investito, il Napoli società ha investito 9 milioni all'anno per Conte e staff, e situazioni del genere che possono essere complicate fino a un certo punto, ma per gli addetti ai lavori devono assolutamente essere situazioni da risolvere e che dovranno risolversi nella maniera più assoluta. Non hai chance, non c'è altra chance. Detto questo, la delusione resta, vedremo i risultati di questa giornata, anche se possiamo dire che il campionato può cominciare dalla prossima giornata, visto che punti alla mano hai un Milan che potrebbe andare a 16, una Juve che potrebbe portarsi a 15 con la Roma, l'Inter e il Napoli. Dal punto di vista della classifica è successo ben poco, potevi allungare, siamo tutti d'accordo, però nel caso ti metti in testa che il campionato comincia da domenica prossima e riesci a risolvere dal punto di vista
tattico determinati problemi, e allora possiamo anche dire la nostra, ma non voglio vedere più calciatori svogliati senza alcuna voglia di andarlo a mettere il piede piuttosto che toglierlo, senza vedere calciatori che come Neres nel primo tempo, ma non è una cosa che sto sindacando a Neres, è proprio l'atteggiamento del Napoli. Neres salta l'avversario, l'avversario tocca il pallone, avevi tutto il tempo per ristopparlo e entrare in area sulla linea di fondo, si è preferito comunque prendersi quell'angolo. E invece in quella situazione diciamo che un calciatore che dal punto di vista mentale vuole spaccare il tutto, va a recuperare quel pallone perché avevi tutto il tempo per stopparlo, addomesticarlo ed entrare in aria, e entri in aria, crei la situazione pericolosa, magari appoggi dietro, la butti dentro e noi eravamo tutti contenti. Invece in quella situazione ci si è tenuti comunque il calcio d'angolo, cosa che non dovrebbe succedere dal punto di vista della cazzimma, della garra e della voglia. E qui c'entra ben poco, secondo me, il mister, per il semplice fatto che sei arrivato su quel pallone e hai scelto di prenderti il calcio d'angolo. C'entra ben poco in quella situazione. Mister Antonio Conte, che avrà le sue responsabilità, le ha, e siamo tutti d'accordo, ma ieri i calciatori però sono i primi indiziati per una prestazione oscena contro un Torino che aspettava solamente di raccogliere il pallone dal sacco e tornarsene, ovviamente non a casa perché erano loro in casa e noi in trasferta, con 0 punti, e tu dovevi farne 3. 3 punti persi che pesano e peseranno nella lotta a questa Champions League, al titolo in Italia, eccetera, eccetera. Auguriamoci però che peseranno relativamente poco alla fine del campionato. Sempre Forza Napoli, scusate se mi sono dilungato, ma ritenevo doveroso condividere questa situazione con voi per non incappare in tutto ciò che sto sentendo e leggendo. Conte ci deve spiegare, dateci un altro allenatore, ne sto leggendo di tutti i colori. La situazione è molto ma molto chiara, la proposta di gioco deve cambiare e per gli stipendi che il Napoli paga si può e si deve fare. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!